Oggi vi porto a pedalare con me sulla ciclovia Adria Bike. Da Precenicco scendiamo verso Lignano Sabbiadoro per un percorso di circa 25 km. La ciclovia Adria Bike corre lungo la costa del Mar Adriatico, collegando la Slovenia con la regione Veneto e passando per Trieste, Monfalcone, Cervignano e Lignano Sabbiadoro. Noi oggi percorriamo una sezione di questa ciclovia, classificata con la sigla FVG2, alla scoperta di una spettacolare pista ciclabile aperta al pubblico solo pochi mesi fa, che costeggia per un tratto la laguna di Marano. Proseguiremo quindi fino a Lignano Sabbiadoro, dove è possibile connettersi con i percorsi ciclabili che portano verso Venezia. Iniziamo a pedalare da Precenicco, un bel borgo che sorge lungo il corso dello Stella, uno dei più bei fiumi di risorgiva della regione Friuli Venezia Giulia. La prima parte del tracciato corre su piste ciclabili e strade poco trafficate oppure sterrate. Appena fuori Precenicco il percorso ciclabile passa accanto a un fortino realizzato in previsione della Prima Guerra Mondiale, caratterizzato da un fossato riempito d'acqua. Poco oltre vale la pena fare una breve deviazione per osservare uno degli ultimi boschi planiziali che in passato ricoprivano quasi integralmente la pianura padana. Si tratta di boschi molto interessanti dal punto di vista naturalistico, che meritano di essere visitati, magari in primavera quando fioriscono le piante del sottobosco, oppure in autunno quando le foglie degli alberi cambiano colore. Dopo aver pedalato per alcuni chilometri in mezzo alla campagna, arriviamo alla chiesetta della Madonna della Neve nei pressi di Titiano. La suggestiva chiesetta sorge su un'ansa del fiume Stella e vanta una storia notevole. Di sicuro qui c'era un insediamento già in epoca romana. Nel Medioevo divenne poi molto importante perché da qui i cavalieri teutonici, signori feudali di Precenicco dal 1232 al 1636, si imbarcavano per andare a combattere nelle crociate. Questo luogo è un'oasi di tranquillità, il posto ideale per fare picnic, praticare birdwatching o la pesca. Dalla chiesetta inizia la pista ciclabile realizzata di recente che costeggia l'argine del fiume Stella. Purtroppo la pista ciclabile è stata realizzata con un brecciolino poco compatto che può provocare sbandamenti e caduti nei ciclisti, oltre a rendere più faticosa la pedalata e a trasmettere molte vibrazioni al ciclista. Un'altra cosa che non mi piace in questo tratto è che la pista ciclabile non è stata realizzata sopra l'argine, come invece è stato fatto per la vicina ciclovia del Tagliamento. Con questa soluzione il panorama è decisamente limitato. Se non state pedalando troppo di fretta, ogni tanto lasciate la bici e salite sull'argine per ammirare gli scorci suggestivi sulle anse del fiume Stella. Quando il fiume entra nella laguna di Marano, inizia il tratto più bello di questa ciclovia. Ora la pista ciclabile corre sull'argine che perimetra la laguna, proprio in prossimità della riserva naturale Foci dello Stella, tutelata dal WWF fin dal 1976. Dalla pista ciclabile si possono osservare gli estesi canneti che durante tutto l'anno ospitano una notevole avifauna e se la giornata è limpida si possono ammirare sullo sfondo le montagne. La vista spazia dal Carso alle Alpi Giulie e Carniche e infine le Dolomiti, a chiudere l'anfiteatro alpino che protegge la pianura friulana.
oltre la laguna già appaiono i grattacieli di Lignano Sabbiadoro, segno che ormai ci stiamo avvicinando al mare. Nei pressi di Pertegada si passa accanto all'idrovora Lame Vecchia, un interessante esempio di archeologia industriale tuttora ben conservata. L'idrovora venne realizzata nel 1925 per consentire la bonifica di questo territorio, che in precedenza era occupato dalla laguna e da aree palustri. Il percorso procede su strade bianche, qualche tratto su strade urbane e piste ciclabili asfaltate, attraversando il porto turistico di Aprilia Marittima e l'abitato di Bevazzana. Grazie ad un ponte ciclabile si supera il canale navigabile della litoranea veneta e si arriva finalmente a Lignano. Oggi però non entriamo nella città, ma proseguiamo verso il fiume Tagliamento. Il percorso ciclabile FVG2 Adria Bike si conclude verso il ponte girevole della conca di Bevazzana, che ci permette di scavalcare di nuovo la litoranea veneta. Qui incrociamo anche la ciclovia del Tagliamento, che corre sull'argine del maggiore fiume friulano. Anche questa ciclovia è stata sistemata e tabellata di recente grazie al progetto Aster Bike. Qui alcuni cartelli mostrano i percorsi ciclabili realizzati nella bassa friulana. Ci auguriamo che vi venga voglia di esplorarli tutti. Concludo la pedalata superando il ponte sul Tagliamento per arrivare alla gemella veneta di Bevazzana, dove troviamo i cartelli che indicano le ciclovie realizzate dalla Regione Veneto. Da qui si può nuovamente risalire il Tagliamento oppure proseguire verso Bibbione e persino raggiungere Venezia.